Ciao a tutti, in questo video testeremo due pennarelli con vernice cromata che promettono di dare ai nostri modellini e stampe 3D il classico effetto a specchio. Vediamo come vanno. Oggi facciamo la recensione di questi due prodotti. Sono due markers, ovvero due pennarelli. Uno è il Chrome Paint della AK, codice 1302, mentre l'altro è il Molotov Liquid Chrome. Ma mettiamoli subito alla prova. Oggi vogliamo provare questo Molotov Liquid Chrome, un pennarello, quindi un marker al cromo, che promette di donare alle stampe 3D e alle nostre miniature un effetto cromo, effetto specchio. Io ho preso questo marker con la punta da 2 mm, non so se riuscite a vederlo, però c'è anche la versione con la punta più sottile. Vi lascio in descrizione, troverete entrambe le versioni e magari anche qualche altra alternativa alla Molotov. Questa marca, come si comporta questo pennarello? Io già l'ho usato, quindi non è la prima volta che lo utilizzo. Come vedete la punta è piuttosto spessa e la applicheremo sul solito cucchiaino di plastica dove ho scritto appunto tutte le caratteristiche di questo marker. Innanzitutto bisogna agitarlo bene, fatto, e possiamo cominciare. Cerchiamo di non passare troppo spesso, cerchiamo di passare anzi una sola volta sul modello perché altrimenti l'effetto non sarà soddisfacente. Quindi cerchiamo di essere abbastanza decisi e veloci quando applichiamo il marker effetto cromo. Non sarà necessario applicare due mani. Un po' di pazienza, abbiamo quasi finito. Ecco, cerchiamo di posizionarlo sempre in maniera abbastanza verticale, quindi perpendicolare alla superficie. Ecco, sto sbagliando perché qui ho applicato nuovamente il pennarello e sicuramente qua ci sarà un'imperfezione. Alcune parti non le ho coperte correttamente, però l'effetto già è molto molto buono. Chiudo il pennarello per farvi vedere che l'effetto è veramente ottimo. Qui questa parte, come potete vedere, non ho applicato correttamente il pennarello, dobbiamo stare un pochino più attenti, dobbiamo essere un pochino più precisi. Io adesso ho la telecamera davanti, quindi non sono riuscito ad essere preciso come avrei dovuto. Però tutta quest'altra parte, diciamo, l'ho stesa abbastanza bene e si vede che la copertura è ottima. Quindi non ho applicato nessun tipo di primer, ho agito direttamente sul modello, diciamo, sul cucchiaino diretto e il risultato è già ottimo alla prima passata. Ok, dopo qualche minuto di tempo necessario a far asciugare un pochino la vernice, vediamo qual è l'effetto finale. Sicuramente io non sono stato molto preciso, ma l'effetto finale cromato è molto molto buono, mi piace molto. Ovviamente non è un tipo di pennarello che può essere utilizzato per coprire aree così vaste come anche in questo caso, ma per piccoli interventi sicuramente è ottimo e può sostituire molto bene le vernici al cromo che si possono dare a pennello. Qui potete vedere che l'effetto specchio effettivamente è soddisfatto. Potete vedere questa forma nera al centro che è il mio cellulare e qui c'è la mia testa, si vede il mio naso e la mia mano che vi saluta. Per questa prova abbiamo finito. Dopo avervi fatto vedere il risultato dell'applicazione del pennarello, del marker da 2 mm della Molotov, è la volta di quest'altro pennarello, quindi un altro marker al cromo. Questa volta si tratta della K, marca famosa, appunto, produttrice di vernici di alto livello. In questo caso abbiamo preso appunto il Liquid Chrome spero che lo vediate, con spessore da 1 mm. In questa prova utilizzeremo sempre il nostro cucchiaino di plastica, applicando quindi su questa parte uno strato direttamente, senza utilizzare il primer, uno strato di pennarello, quindi di liquido al cromo appunto di questo prodotto, per vedere il risultato. Quindi procediamo senza indugi, andiamo subito all'applicazione.
Io cerco di essere veloce perché passare troppe volte queste vernici al cromo non è mai una buona idea, perché la vernice tende a rovinarsi se passiamo il pennarello nel momento in cui la vernice appunto comincia a seccarsi. Quindi dobbiamo cercare di essere i più veloci possibili, precisi e veloci possibili. Se non dovessimo essere precisi e quindi ci accorgiamo di aver lasciato dei buchi, piuttosto che ripassare la vernice quando appunto, come dicevo, si sta asciugando, è meglio lasciarla asciugare completamente e ripassare con una seconda mano o eventualmente fare i ritocchi, ma soltanto appunto a vernice completamente asciutta. Sto cercando di passare velocemente, quindi mi scuserete se sono un po' impreciso, però la comodità di questo pennarello è che è sia a punta abbastanza fine, perché è un solo millimetro, quindi non è l'ideale ovviamente per fare dei ritocchi super precisi, però è abbastanza sottile, però possiamo passare anche con il lato della punta per stendere in maniera un pochino più grossolana, in maniera un po' più veloce. Ecco, io ho passato, non sono stato preciso in alcuni punti e lasciamo asciugare. Ok, dopo qualche minuto possiamo vedere il risultato. Come vediamo, io non sono stato sufficientemente attento e quindi ho lasciato scoperte alcune parti del cucchiaino. Possiamo vedere comunque che l'effetto specchiato è veramente ottimo. Probabilmente delle vernici al cromo effetto specchiato questa è la migliore, quella che mi piace di più è quella che effettivamente come risultato di effetto specchiato è quello migliore. Guardate, si vede la mia testa, si vede la mia mano che con il mio dito che si muove e che indica la mia testa, cioè un effetto specchiato veramente ottimo. Vi saluto. L'unica cosa, bisogna stare un po' attenti ad applicare bene la vernice e quello che posso dire è che vi sconsiglio di passare una seconda mano soltanto per fare i ritocchi. O passate una seconda mano completa, oppure evitate di fare i ritocchi perché i ritocchi non verranno bene. Piuttosto state attenti quando passate la primissima mano e, come vi dicevo prima, eventualmente passate una seconda mano completa per ricoprire poi tutti gli eventuali buchi, come nel mio caso, che potreste aver lasciato sul vostro modello. Quindi la prova sicuramente è superata a pieni voti, veramente molto molto buono. Appunto, l'unica cosa che c'è da dire è che la stesura è un pochino difficoltosa essendo un marker, essendo un pennarello. Con lo spray avremmo un risultato, una resa assolutamente più morbida, più coprente al 100% e oltretutto utilizzando pochissimi secondi. Per ora è tutto. Quindi che dire di questi due prodotti? Sicuramente due ottimi prodotti. Possiamo vedere come abbiano comunque delle punte leggermente diverse. Questa è la punta, spero di riuscire a farla vedere, del Molotov, mentre questa è la punta della K. Come vedete sono due punte piuttosto differenti. La K l'ho trovata molto più sottile, molto più facile da utilizzare e con la vernice anche che scorre molto più facilmente. Per quanto riguarda la finitura, mettiamole finalmente a confronto. Quindi questa è la finitura del Molotov e messa insieme, messa vicino alla finitura della K. Quindi potete vedere che la finitura è molto simile. Adesso potete vedere gli errori di applicazione, li possiamo vedere qui, quindi per questo dovete cercare di stare attenti. Per quanto riguarda la finitura, la vernice è bene asciutta, non ci sono problemi a passare con il dito sopra la vernice asciutta, cosa che invece mi dà un po' più di problemi se passo qui sopra. Qui potete vedere la seconda applicazione del Molotov, quindi la seconda mano, che ho cominciato ad applicare e poi mi sono fermato per non rovinare tutto il resto. Si vedono dei piccoli ritocchi. Quindi vedete che con i ritocchi, dando una seconda mano, la finitura finale del Molotov risulta compromessa. Quindi il discorso che faccio è: cercate di dare una prima mano in maniera ottimale, cercando di coprire tutto quello che serve, cercando quindi di non lasciare dei buchi e cercando quindi di non avere la necessità di fare dei ritocchi, perché i ritocchi non verranno bene. Quindi il Molotov è sicuramente un ottimo prodotto, però ha questa grave pecca, questo grave difetto. Cosa che invece anche qui ho fatto qualche piccolo ritocco, poi mi sono fermato anche per darvi la possibilità di giudicare voi stessi sul fatto che è necessario essere attenti a dare la prima mano, però qui i ritocchi non si vedono. Quindi da questo punto di vista AK è sicuramente una vernice che è più versatile, è più semplice da stendere. Se abbiamo necessità di fare dei ritocchi, li possiamo fare senza grossi problemi. Ripeto, quindi sul Molotov invece dobbiamo stare un pochino attenti. Per quanto riguarda il risultato finale, l'effetto specchio si raggiunge con entrambi i prodotti. Non so se riuscite a vedere, io cerco di muovere, si vede anche la mia figura, anche in questo caso, come ho fatto nelle prove singole, si vede la mano in entrambi i casi. Io preferisco leggermente di più la K, lo vedo un po' più effetto specchio, però come potete vedere anche il Molotov comunque ha un risultato molto molto buono. Ok, penso che con questo abbiamo concluso e possiamo chiudere questo
Le caratteristiche comuni di questi due pennarelli sono che sono sicuramente molto più semplici da utilizzare rispetto sia ad un aerografo ma anche al tradizionale pennello. L'altra faccia della medaglia è che sicuramente, essendo pennarelli, non sono sicuramente adeguati per coprire grandi campiture, ma per piccoli prodotti, ad esempio per un Gunpla scala 1:144 o 1:100, sicuramente possono essere validi anche per modellini di questo tipo. Il mio consiglio, quando dovete coprire delle campiture un po' più estese, è quello di utilizzare sempre l'aerografo, che comunque vi darà una resa sempre perfetta, o eventualmente anche uno spray. Ad esempio, ultimamente ho fatto la recensione anche del Chrome Spray della Green Stuff World, un ottimo prodotto di cui vi consiglio anche l'utilizzo. Vi lascio anche il link al video in descrizione. Un'altra caratteristica importante è che per raggiungere il massimo della loro resa è sufficiente una sola mano, quindi non dovremo dare più mani, anzi è anche sconsigliabile secondo me. Tra i due prodotti, quello che mi ha dato un'impressione migliore è la cappa. Si stende meglio del Molotov, il pennarello scorre meglio ed in generale anche la vernice l'ho trovata molto più fluida. Inoltre la cappa l'ho trovato molto più versatile. Avendo la punta più sottile, ovviamente si presta meglio a lavori di precisione e a lavori in cui dobbiamo dipingere particolari più piccolini, ma avendo la punta anche abbastanza lunga, possiamo dare la nostra vernice anche sulla parte laterale della punta. In questo modo possiamo allargare la superficie coprente e quindi utilizzarlo anche per piani un po' più estesi in maniera più agevole e più veloce. Un altro suggerimento fondamentale che mi sento di darvi è quello di passare bene la prima mano, perché se passerete la prima mano, come vi dicevo anche all'inizio del video, non avrete bisogno di passarne una seconda, ma soprattutto non dovrete effettuare i ritocchi. Ora, per quanto riguarda i ritocchi, ho trovato il Molotov molto scomodo, nel senso che la vernice, anche una volta asciutta, rimane sempre un pochino appiccicosa. Questo fa sì che appunto dare i ritocchi sia piuttosto difficoltoso e oltretutto crea un secondo strato che sostanzialmente non rende uniforme tutta la superficie. Quindi cosa significa? Se dobbiamo dare dei ritocchi, questi ritocchi si vedranno rispetto alla prima mano. Dare una seconda mano quindi potrebbe essere una soluzione, ma per quanto riguarda soprattutto il Molotov, il problema è che la superficie, anche asciugata, risulta alquanto appiccicosa. Quindi anche dando una seconda mano a tutta l'area che dovevate colorare, il liquido non scorrerà bene e secondo me la finitura finale non sarà adeguatamente ottimale. La K da questo punto di vista invece l'ho trovato molto più gestibile. Ok, ci avviamo al momento dei voti. Per cercare di essere imparziale dobbiamo ricordarci comunque che la K è un pennarello da 1 millimetro, mentre il Molotov è un pennarello da 2 millimetri. Per quanto riguarda la facilità di utilizzo, la facilità di stesura e di attenzione che bisogna avere nello stendere appunto la vernice sul modello, per il Molotov do un 7 perché comunque ha delle limitazioni in più rispetto alla K, mentre la K appunto ha un voto sicuramente superiore, si stende molto bene e mi sento di dargli un 9. Per quanto riguarda il risultato dell'effetto cromato, effetto specchio, devo dire che sono entrambi di alto livello, mi hanno soddisfatto entrambi, anche se tra i due, quello che ha un effetto a specchio leggermente superiore è la K. Quindi per quanto riguarda la resa finale do un 8,5 al Molotov e un 9 alla K. Quindi in definitiva, premesso che sono due ottimi prodotti, devo dire che la K mi è sembrato superiore, sia come risultato finale, quindi come finitura, effetto cromo, effetto specchio, sia come facilità di stesura. In definitiva, il mio voto complessivo è un 7,5 per il Molotov, 9 per la K. Comunque in descrizione trovate i link per tutti questi prodotti. Io vi consiglio di provarli perché sicuramente avrete delle ottime soddisfazioni. Ok, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. In questo caso condividetelo con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sulle novità e su tutti i video che pubblicherò. Inoltre, se avete domande, richieste, volete esprimere anche la vostra esperienza sull'utilizzo di questi prodotti, aggiungete il vostro commento. Noi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!